vuol fare due chiacchiere? Marco, Però, e così ciao. capiamo. Quest'anno sono le regioni Trentino e Friuli Venezia Giulia. Praticamente credo che dal 2000, da un po' di anni, forse un ventennio, che si avvicendano le varie regioni per quanto riguarda la lavorazione. Diciamo che il nostro carro si pone in maniera diciamo, da outsider, perché praticamente quest'anno il comune di Foglianise si gemella con due città straniere, in particolare Piuava Gurna in Polonia e la città di Fusci-Arres in Albania. Il tema del gemellaggio riguarda le comunità rurali. Ho scelto alcune, insomma, queste città perché condividiamo un destino comune sostanzialmente. Per quanto riguarda la città albanese è stata una ricerca mia sostanzialmente che ho fatto. Quindi li hai contattati loro per fare questa cosa? Interessante. Sì, ho esposto il progetto, l'idea e loro... Ma verrà qui qualcuno anche? Sì, questa città albanese porterà una delegazione di 16 persone, fra i quali il sindaco, vice sindaco, un gruppo di balli popolari. Croazia praticamente sarà rappresentata da un'associazione culturale che si occupa di realizzare opere in paglia, però una lavorazione molto diversa dalla nostra. L'organizzazione si chiama Slama, fa delle sculture in paglia sostanzialmente che molto spesso rappresentano dei soggetti animali. Sì, ci sono varie tipologie, sostanzialmente tutto comincia dallo stelo di paglia sostanzialmente, quindi lo stelo di paglia che viene diciamo così, steso oppure lavorato nella sua integrità, cioè per com'è. Quindi diciamo così, lo stelo di paglia, la fibra della paglia è pure molto resistente, quindi per lavorarla, intrecciarla e fare questo tipo di lavorazioni, ad esempio questo tipo di lavorazioni qua, che saranno quelle che verranno poi aggiunte, ad esempio, questi qua si chiamano cannaucci, un intreccio di paglia intorno, vedi, del filo di paglia intorno a un supporto in legno. Viene fatto appunto ammorbidendo la paglia nell'acqua. L'altra modalità è quella di stendere la paglia, quindi sostanzialmente si incide il filo di paglia, lo si stende bene e si incolla a fare queste striscette, insomma si incolla sullo scotch carta e intrecciando queste striscette, così vengono chiamate, si realizzano questo tipo di opere qua. Questa qua invece è una treccia che allo stesso modo viene messa la paglia a bagno e attraverso una lavorazione che costa sia di intreccio che di schiacciamento avviene questa lavorazione ricoidale, insomma è fatto con fili di paglia. Ciao! Con 4 fili oppure questo qua fatto a 5 fili, poi dipende sempre dallo spessore della paglia. Non iniziamo un mese e mezzo, 2 mesi, forse un mese e mezzo. Il problema è tutto luglio. Dobbiamo essere in tanti, cioè nel senso dobbiamo essere in tanti, è un lavoro che necessita di tempo, di pazienza, è abbastanza impegnativa come cosa. Ognuno di noi mette da parte la propria vita privata, i propri interessi, nel senso c'è la tradizione, c'è il locale, quindi quello che è nostro e ci appartiene come cittadini di Foglianise, che si apre all'Europa. E quindi insomma siamo nel rush finale, quindi ecco, sono gli ultimi giorni nei quali dobbiamo dare tutto. Che il carro può essere bidimensionale, nel senso vedere solo la faccia di un monumento, oppure può essere tridimensionale. Quest'anno come facciate mi sa che sono 8 o 9, che sono molto più della norma. Ma Elia chi è? Elia, sono io. Elia. Queste sono le parti decorative delle finestre, quindi questi andranno, adesso lo faccio vedere, questo è finito, quindi andrà qua, in questo riquadro qui. Aspetta che ti seguo dall'altra parte. Di qua, in questo riquadro qua. I fili di paglia vengono bagnati prima di lavorarli, poi dopo è tutta una lavorazione di incollaggio E quando dentro c'è un pezzo di un filo di metallo dentro? Sì, dentro c'è un'anima di metallo in questo. Per fare la forma. E poi c'è una lavorazione diversa, questo è sostanzialmente la lavorazione è la stessa ma cambia il numero di fili con cui vengono lavorati. Questo è un laccetto fatto a 5 fili e questo a 4. Così si schiaccia e si gira il filo.
È come una treccia. È soltanto il modo che non resta senza... Poi vengono tolti tutti questi pezzettini, viene schiacciata e alla fine il risultato è quello lì. Così. E si intreccia. Lo faccio domandare. Scusate, ma per passare da quei fili qua sporchi a quelli là puliti come fai? A noi arriva la paglia praticamente con le spighe di grano in queste condizioni, cioè a fasci appena mietuta. Questo qua è una qualità che ha, diciamo così, è un po' più sottile. Questo qua invece vedi un po' più spesso il filo, quindi viene utilizzato magari per lavorazioni un po' più che richiedono fili un po' più grandi, quindi tipo la treccia viene fatto con questa paglia qua. E quindi vedi il filo di paglia che consta di diversi nodi che lo intervallano. La parte principale è il primo filo. La spiga normalmente viene tolta, normalmente si usano le forbici, però in questo caso te lo faccio vedere a mano libera, e quindi si isola il primo filo, che è quello che servirà poi per la lavorazione che ti ho fatto vedere dentro, cioè viene messa a bagno e viene lavorato per fare i vari laccetti, i vari intrecci. Invece il resto dei fili di paglia viene praticamente lavorato per lo più o incollato direttamente, cioè proprio il filo usando il Bostik viene incollato per coprire la struttura in legno, oppure viene aperto, inciso, steso e incollato sullo scotch card o su altri supporti. Ah, quindi usi il tubo per fare la forma? Sì, la forma della... Sì, per tenere più che altro il giro. Ma una colonna del genere quanto tempo impieghi? No, un'oretta. E quante Senza colonne pausa ci sono? sigaretta. No, due, sono Ah, poche. ok. Due. Ciao. Ciao. Mi racconti quello che fate qui dentro col grano, lo che grano? Allora, noi lavoriamo la paglia, è una eccellenza insomma, del nostro territorio, della nostra zona, perché riusciamo con la paglia e con i fili di paglia a fare degli intrecci particolari. Poi viene data questo intreccio, ok, particolare, dopodiché le decorazioni vengono fatte con questi che si chiamano gli Scooby-Doo. Gli Scooby-Doo, ah sì. E sono dei fili di paglia, quelli là tutti che vengono intrecciati intorno a un altro pezzo di legno. È questa. Ah, San Giacomo Apostolo di Udine. Un'altra particolarità della sfilata e quindi insomma della nostra festa del grano è la sfilata delle pacchiane, che sono queste donne vestite in abiti tradizionali, hanno una pancale davanti, il corpetto come si portava una volta, il fiocco tra i capelli raccolti, e portano in dono le gregne, che sarebbero questi cesti fatti sempre a mano, in vimini, con le canne, insomma quelli di una volta, e si portano queste forme di grano con la spiga che vengono denominate le gregne, in dono a San Rocco per averci liberato dalla peste. Allora, queste sono le catene, che chiamiamo noi, che vanno appese da un lato e l'altro delle gregne della fila, per fare la fila praticamente, e per dare forse anche più linearità a tutta la processione, altrimenti insomma le persone vanno dentro, ci si perde un po', chi si allontana, chi si avvicina. Con questo invece si ha una percezione visiva, sono delle trecce con i fili di paglia, questi sono i fili di paglia intrecciati tra di loro, vanno a fare poi, vengono tagliati, quindi vengono fatti lunghi, vengono tagliati e vengono spillati tra di loro per fare questa catena. I colori e i nastri che vengono messi all'interno sono il verde, il bianco e il rosso, quindi i colori della bandiera italiana. Storico di Fortuna Pulenese. Questo è un pubblico
riguardano i canti che si facevano nei campi. Quindi c'è il canto della mietitura, che è il più classico, che praticamente parla di una giornata di lavoro, quindi da come inizia fino a quando, diciamo così, va verso la fine, dice il sole tramonta e quant'altro. E poi la canzone che abbiamo appena ascoltato è la Tarantella Vitulanese, che praticamente è un ballo popolare che parla di un matrimonio. Che dice, praticamente le parole sono queste, dice: questo spasso si balla in famiglia, balla la mamma e balla la figlia, pure la nonna che gli anni non conta, l'assa alla brocca e vuole ballare, la brocca prende la bocca, no? E quindi poi ci sono i ritornelli, più o meno parlano, le canzoni popolari parlano delle vite dei campi, parlano dei matrimoni, parlano delle serenate che si facevano alle ragazze sotto le finestre, e questa è, diciamo così, la storia e le tradizioni della musica popolare del Sud Italia in generale. Poi ci sono anche delle canzoni un po' più simpatiche, più sugli sfottò, più sulle, diciamo così, sulle prese in giro ad altre persone o famiglie o situazioni, però più o meno girano sempre intorno al lavoro, alla famiglia, al matrimonio, al corteggiamento. Buonasera. 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 Abbiamo iniziato con la lavorazione della paglia, come si dice qua l'abbiamo cavata, abbiamo diviso i fili, primo, secondo e terzo filo. In base alla dimensione? Sì, perché poi ogni filo ha un utilizzo diverso. Con i secondi e terzi fili ce ne andremo a fare le striscette, mentre con il primo filo si fa il laccetto oppure si fa la treccia. Campanile di Castelrotto. Che è provincia di Udine, cos'è questo qua? Bolzano. Provincia di Bolzano, sì. E questa qua è la scacchiera. Questa viene fatta con il secondo e il terzo filo. Viene fatta, dipende se sul nastro, quindi i pezzi di paglia vengono aperti, vengono stirati, vengono passati nella macchinetta per far diventare anche il loro, cioè per farli diventare lisci. La macchinetta qual è? E quella per le tagliatelle? Sì, esatto. E questo quanto tempo è che stai facendo questo Scooby-Doo? Questo qua è iniziato già da una ventina di minuti. Le lavorazioni, diciamo, iniziano con la prima paglia, diciamo, che esce, che si parla di metà giugno più o meno. Tra quelle chiposi, io tipo ovviamente lavoro solo la sera. Certo, vedo. La spirale è molto più piccola e infatti il giro, diciamo, è più stretto. Il movimento è sempre lo stesso, si va a creare il quadrato al posto del triangolo sopra il punto fisso, come abbiamo detto prima, ed esce la spirale molto più stretta. Questa è qui la differenza. E questo invece è quello più grande? Sì, questo qua cambia semplicemente lo spessore del punto fisso all'interno, il diametro del ferro. Più ovviamente ci allarghiamo, più facciamo un giro diverso con la paglia ed esce un disegno diverso. Buon lavoro. Grazie. Grazie, ciao. Ah, guarda anche qua, tutto decorato con la paglia. Vabbè, questi non so quei periodi in cui tutto si allaccia questi due qua sono quei due pezzi che ti ho appena detto che chiudono le due, tetto, sì. le due colonne, sono i due campanili. Questo pezzo qua l'abbiamo finito ieri sera, alle 2. Porca. Vai, buttatici dentro. Mannaggia. Un lavoretto da un minuto proprio, sì, questo qua. Un minuto. Questo qua è il primo pezzo, che c'è il portale, le entrate con... Questo qua è quello della balconata. Questo adesso è in miniatura, ma qua devo finire di fare il balcone.
E poi sopra c'è il pezzo con i 2 campanili e con quelle torri che vanno sopra. Quello che stai finendo. Sì, e andiamo molto in alto. Mannaggia, questo va proprio... Sì. Poi qua ci devo montare, ho delle 4 colonne che vanno montate. Senza la macchina, mio nonno praticamente si mettevano a terra e si anche da noi nell'aia, sì. Sull'aia, bravo. Invece mio nonno li mette dentro un cesto grande e lui con una pietra li fa a mano, sì. Poi dopo un criglio per il separatore, no? Gli toglieva le foglie, cioè le foglie, quello che non serviva del chicco, e poi dopo si andava a seminare. E lui è mio fratello. Ecco il colpevole. Ciao Marco. Ecco il colpevole, lui è il colpevole. Riguardo questi qua, questo è il piano. Questo è il piano, sì. Mario, Nicolina, Carmela. Buon Ferragosto. La devozione di San Rocco è una devozione molto antica, diciamo, risale più o meno alla metà del 1600, quando a causa di una grande epidemia che aveva
colpito un po' tutto il Regno di Napoli, no? Quindi anche arrivò anche qui e ci sono state tantissime vittime. Epidemia di peste, qualcuno dice anche di colera, insomma, comunque era un'epidemia molto forte. La popolazione residua invocò l'aiuto di San Rocco perché si sapeva che San Rocco era il protettore contro la peste, e quando fu invocato San Rocco praticamente la peste finì, quindi quel po' di popolazione che era rimasta si sentirono in dovere di così rispondere a questa grazia che avevano ricevuto portando del grano. E quindi è cominciata l'offerta innanzitutto del grano, dovuta anche al cardinale Orsini a Benevento, che aveva creato questo monte frumentario in cui si raccoglieva il grano per darlo alle famiglie povere. Quindi diciamo che c'era un po' questa doppia tipologia. Poi dall'offerta del grano con il passare degli anni hanno cominciato a portare le famose gregne, cioè queste spighe di grano lavorate, che poi sono diventate dei carri, hanno cominciato proprio a realizzare queste sculture in grano con la paglia lavorata, che oggi hanno raggiunto un livello veramente altissimo perché sono veramente dei capolavori. Il cane perché questo risale proprio alla vita di San Rocco, perché quando San Rocco era andato a curare gli appestati, poi a un certo punto ha contratto la peste anche lui. E allora in quel momento lui, per non diffondere il morbo, si ritirò in un deserto, una zona desertica, in una grotta, e sarebbe morto di fame, però arrivò un cagnolino che tutti i giorni in bocca gli portava un pezzettino di pane. E quindi lui con questo pane è sopravvissuto. E poi il padrone di questo cane, un giorno incuriosito, ha seguito il cane e ha trovato San Rocco in questa grotta, e quindi poi l'ha curato e lui ha ripreso salute, diciamo, ha ripreso a fare quello che faceva, che era appunto la cura degli appestati. Quindi rimane questa devozione, San Rocco sempre col cagnolino, col pezzettino di pane in bocca. E mi racconti, perché prima il prete ci ha raccontato la parte religiosa della festa, invece la parte, diciamo, civile, più pagana, qual è la storia? Come tutte le feste di tradizione popolare, questa festa nasce in ambito pagano, no? Quando qui c'erano i primi Sanniti e poi i Romani, si faceva una festa di ringraziamento per il raccolto con l'intreccio di spighe sulle teste e le donne. Fine della stagione. Portando a fine della stagione, 15 agosto, 16 agosto, quindi alla fine della raccolta. C'era il dea delle missi, Demetra, qui prendeva anche il nome di Fortuna, da cui Fortuna Folianensis, cioè la dea Fortuna di Folianensis. Quando poi arrivò la religione cristiana, per sincresia, diciamo, e quelli che erano i culti pagani sono diventati culti religiosi. Questa è la chiesa di San Rocco, qui c'era un lazzaretto per i lebbrosi, no? Per gli appestati, perché era fuori del paese. Quando si guarì, tutti quanti che avevano avuto il prodigio delle guarigioni iniziarono ad avere questa devozione per San Rocco, e quindi iniziarono a portare dei donativi a San Rocco, essere devoti, e per ringraziarsi il santo, per ringraziarlo anche delle guarigioni, portavano verso la sua chiesa quello che era allora il prodotto più semplice della terra, quindi il grano, non c'erano soldi, non c'erano, si regalava il grano. Cioè all'inizio si inizia a fare il carro a 5-6 anni, inizi con i primi lavoretti, vai a fare il carro tutte le sere d'estate quando non c'è molto da fare, a scuola fa anche tanta socialità, si fa il gruppo di carristi e quindi poi inizi a imparare l'arte dell'intreccio. Piano piano si cresce e si continua a fare il carro. È l'esperienza di 5 secoli. Certo. E quindi la difficoltà è che i carristi hanno una semplice foto.
magari il soggetto neanche l'hanno visto dal vivo, è una semplice foto, con il materiale più semplice, cioè lo stelo di grano. Solo con le mani riescono a riprodurre tutto quello che c'è più prezioso. Ho visto nei giorni scorsi, cavolo, questa è la cifra artistica. Buongiorno. Mio padre. Salve, Marco. Come si sta comportando? Benissimo, benissimo. Anche lui lei fa i cavi? No, lui si occupa della logia, perché poi ci sono quelli che fanno i cavi, quelli che fanno gli autisti, quelli che fanno la struttura, quelli che gli autisti che guidano la cieca. La cieca, sì. Questo è il foglietto. Adesso stanno arrivando per la statua. Okay, grazie mille. Buona festa. Noi lo definiamo il filo di paglia che diventa. Ottimo. Ti piace come chiusura? Come ti chiami? Valentina. Ma devo guardare. No, ma così spiegami cos'è che fate voi. Allora, noi portiamo le cisse, che sono le gregne di grano, sono praticamente dei covoni di grano che si portano appunto in testa. Ma ha un significato particolare? Cosa... Sì, è un omaggio a San Rocco. Allora, il cisto è fatto con dei salici, quindi sono dei salici intrecciati a mano sempre. Ma salice di vari colori, cioè salice... I salici ovviamente sono di vari colori, ma in base al ramo e poi ovviamente alle ceste. Ah, è la stessa pianta? Sì, è la stessa pianta, però cambiano se sono delle ceste comunque fatte da poco tempo, sono delle ceste fatte da diversi anni, ad esempio la mia, che è della mia bisnonna, è completamente nera perché certo. Quindi questo qua è il simbolo, diciamo, del covone. è il simbolo del covone che si portava in omaggio a San Rocco. È un lavoro pesante il vostro, avete tutto il giorno sotto il sole. Sì, è un po' sì, però ne vale la pena, è bello, è emozionante, molto emozionante. Bello, vedi che hai fatto? Sì. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te. Buona continuazione. Grazie. Destra, scendi, via destra, destra ancora, vai ancora, destra. Quindi come guidare a non vedere niente? Fiducia su. Se non ti fidi di lui non mi fa niente. Poi stanno
tanti che parlano, però alla fine si deve sentire solo lui. È proprio cieco, no? No, zero. Ma c'è la luce? Ma c'è la luce che si stacca dopo? No, quando li fermiamo. Poi questo si illumina. In grande illuminazione. Però semplice sì. Mattia, piacere. Piacere. Tu sei di questo carro, no? Sì. Quindi altare della chiesa di San Lorenzo Maggiore, numero 23. Mi dicevi prima dell'innovazione, perché cos'è che c'è? Diciamo che quest'anno con i ragazzi, perché siamo tutti un gruppo di ragazzi con cui abbiamo fatto questo carro, abbiamo deciso di portare qualche lavoro innovativo. Solitamente anche la paglia sulle striscette, che sarebbe uno dei principali lavori, che è quello che diciamo inizia il carro, quindi la prima base è quella della striscetta, quelle piatte. Diciamo, quest'anno abbiamo fatto un'innovazione su queste striscette, portando dei lavori diciamo lavorati e ricamati. Sono dei dettagli che da lontano non si vedono, ma che quando ci si avvicina sono realmente impattanti. Per poi non parlare comunque diciamo, di un carro che non si vede normalmente, bello diciamo dipinto e colorato, perché diciamo che la vecchia scuola questa cosa non l'accetta, però noi che abbiamo deciso di portare questo carro l'abbiamo scelto proprio per le illustrazioni. Sì, bello, grazie. Grazie.